Ciao da Luci, oggi un progettino molto sfizioso per i nostri regali di Natale o per la nostra tavola di Natale. In collaborazione con Fungo Label abbiamo studiato insieme questi legni per arricchire la vostra tavola, che siano da regalare o che siano proprio per abbellire la tavola di Natale. Sono questi bellissimi legni con, vedete, delle immagini natalizie e questo grande per il centro tavola. Adesso li vediamo nello specifico. Con questi piccolini, io ne ho 6, il classico servizio da 6, ho realizzato questo bellissimo sottotazza, sottobicchiere, dipende da quello che volete farci. Se volete regalarlo singolarmente potrete tranquillamente fare un vestitazza che vedremo nel prossimo tutorial e questo bellissimo sottotazza che è in legno, ma potrete tranquillamente, se dovesse sporcarsi, pulire con una spugnetta. Idem sarà per il filato, si può tranquillamente pulire con un panno umido o una spugnetta. Questo è appunto il sottobicchiere o sottotazza, mentre questo, un po' più grande, sarà il vostro centro tavola o, se vorrete, sottopiatto. Io qui ho fatto un campione ovviamente in piccolo, perché vedete, potrete realizzare sia con questo piccolo sia con questo grande, vedete, e verrà notevolmente più grande, verrà, vi dico subito i centimetri così vi faccio rendere conto di quanto verrà grande. Allora, questo ha un diametro di 15 centimetri, mentre questo ha un diametro di 10 centimetri, quindi il diametro finale del mio centro tavola, che sarà questo, è di 35 centimetri, nel caso diventerà di 40 se userete questo fondino. È veramente grazioso. Ovviamente potrete farci anche le scatoline sia piccole che grandi, ma in questo caso io mi sono concentrata sulla tavola di Natale e naturalmente la mia amica Erika di Fungo Label mi è venuta incontro facendomi questi bellissimi fondi. Su quello grande c'è scritto Merry Christmas, mentre quelli piccoli hanno semplicemente la riproduzione, vedete, della strenna, la pallina di Natale, dei fiocchi di neve e delle stelline, veramente molto graziosi. Ora passiamo al materiale per la realizzazione del nostro sottotazza o sottobicchiere. Come prima cosa, ovviamente, sarà necessario, facendo noi oggi il sottotazza o sottobicchiere, il fondino da 10 cm e lo rimisuriamo per certezza, è di 10 cm. Dopodiché ci servirà il filato, è il Twister Seta di Intrecci Federica Evaristo, un filato veramente bellissimo. Ho pensato a questo filato perché conferisce una luminosità al nostro progetto veramente ineguagliabile ed anche al tatto è veramente molto bello. Non è troppo rigido né troppo morbido ed è adattissimo per rendere luminosa la nostra tavola. Quindi dopo il filato ci occorreranno delle forbici, un ago tirafettuccia per poter nascondere i fili e 2 uncinetti, il numero 3 per l'aggancio del filato al nostro pannello e il 3,5 per la lavorazione. Direi di metterci subito all'opera. Partiamo con l'uncinetto numero 3 e il nostro Twister Seta. Facciamo così, quindi un cappiolino, senza chiuderlo, semplicemente uniamo il filo e prendiamo il nostro filato portandolo all'interno del primo foro. Andremo a fare 3 maglie basse all'interno di questo foro ed all'interno di tutte le altre gli altri fori. Quindi rientriamo, maglia bassa, entriamo la terza volta, catturiamo il filo, maglia bassa. Tentiamo di farle rimanere più ordinate possibile, ecco, facciamo in modo che non si accavallino troppo, così esteticamente saranno un po' più belline da vedere. Entriamo la prima volta,
maglia bassa, intanto sto nascondendo la codina tenendola vicino vicino al bordo. La seconda volta maglia bassa, la terza volta maglia bassa. Non forzate, perché questo non è un fondo di pelle, è un fondo in legno, rischiate di rompere l'uncinetto. Quindi fate questo movimento, ma non forzate troppo. Primo, maglia bassa, secondo, maglia bassa, terzo, maglia bassa. Continuiamo in questo modo per tutto il nostro giro. Ci rivediamo su questo foro dove vi farò vedere come ricreare la prima catenella mancante e quindi chiudere il giro. Altra specifica: se voi doveste usare un filato diverso dal mio e doveste magari fare due maglie basse invece che 3, oppure alternare in un foro 3 maglie, in un foro 2, l'importante è che manteniate il multiplo di 10. In questo caso io ho 20 fori e ho già calcolato che al termine avrò 60 maglie basse. Se così per voi non dovesse essere, nel giro successivo andremo a fare qualche aumentino per arrivare ad avere un multiplo di 10, ma questo lo vediamo più avanti insieme. Io proseguo e vi aspetto qui. Arrivati al termine del giro ed effettuate tutte e 3 le maglie alte nell'ultimo foro, non faccio altro che alzare la catenella, infilare l'uncinetto qui. Io per comodità mi alzo un po' la catenella con l'ago tirafettuccia in modo da riuscire, vedete, ad entrare più agevolmente all'interno della catenella della seconda maglia bassa, agevolmente. Ora porto il mio cappietto sul uncinetto, tiro un pochino. L'uncinetto, come vedete, lo tengo con la punta verso sinistra in modo da fare questo movimento e portare il cappietto dietro. Ora cambiamo uncinetto. Prendiamo l'uncinetto del 3,5 e dentro, proprio qui dove io ho appena fatto la nuova catenella, prendendo solo la costina dietro, in questo modo, così. Porto il mio filo sull'uncinetto, tengo la catenella per non perderla, estraggo il filo, carico anche l'altra catenella e creo la mia prima maglia bassa. Ora facciamo 2 catenelle perché in realtà il secondo giro sarà composto da maglie alte. Ed ora non facciamo altro che fare tutto un giro di maglie alte, nel mio caso senza aumenti. Se voi invece non avrete il multiplo di 10 alla base, sull'aggancio, potrete mettere le maglie che vi mancano per arrivare al multiplo di 10. In questo caso, avendo io 20 fori e avendo fatto 3 maglie in ogni foro, mi ritrovo con 60 maglie che sono un multiplo di 10. Quindi posso effettuare tutto questo giro senza aumenti. Quindi carico il filo, mi raccomando tutto in costa, quindi prendendo al centro e facendo la nostra maglia alta. 1 e usciamo da 2. Di nuovo carico, entro al centro, esco da 2 ed esco da 2. Di nuovo entro al centro, esco da 2 ed esco da 2. In questo modo io andrò a fare tutto il giro. Vedete, io entro proprio qui. Vi faccio vedere di nuovo con l'ago. Entro qui, non prendendo tutta la costina, ma prendendo solo questa parte di costina, quella retro. Continuo così per tutto il giro.
Eccomi arrivata anche alla fine di questo giro. Come potete vedere, anche già così sarebbe bellissimo. Infatti io vi consiglio, se volete una tavola più semplice, magari di fare il centro tavola elaborato come l'ho fatto io e ha il sottotazza o sottobicchiere così, che è già stupendo. Se lo finite così potete fare comunque tutto un giro di archetti per renderlo un po' più decorato, ecco, più rifinito, ma anche così è bellissimo. Noi in questo caso lo faremo così perché a me piace tantissimo. Andiamo a chiudere nella terza catenella di inizio giro. Questa qui, stando bene attenta, prendere almeno 2 anellini, altrimenti, vedete, io ne prendo 2, altrimenti vi si apre e tira troppo l'asolina. Usciamo bene e chiudiamo con una maglia bassissima il giro. Ora facciamo una catenella, rientriamo nella stessa, stiamo bene attenti ad entrarci bene, non entrare né prima né dopo, quindi risulterà un po' duretta, ma ne dobbiamo fare una sola. E quindi facciamo una maglia bassa. Ora saltiamo 1, 2, nella terza andiamo a fare 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saltiamo 2 maglie alte, mi raccomando, questa ve lo faccio sempre vedere col l'ago, questa qua rimarrà un po' nascosta perché ovviamente mettendo 7 maglie alte nella maglia che la precede, questa tende a nascondersi un pochino, contatela bene, quindi 1, 2 e in questa faremo una maglia bassa a fissare il nostro ventaglio. Questo è il lavoro che dobbiamo fare per tutto il giro, quindi di nuovo filo sull'uncinetto, salto 1, 2 e nella terza vado a fare 7 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 'Tiro il filo, 6, 7. Di nuovo contiamo 1 e 2 e nella terza una maglia bassa. Continuiamo così fino alla fine del giro. Se avremo fatto tutto giusto, questo è quello che avremo al termine del giro. Come potete vedere, ci sono 1 e 2 maglie, dopodiché c'è la maglia bassa di inizio giro e chiuderemo in questo modo. Prendiamo il filo, lo tagliamo, lo sfiliamo in questo modo e andiamo direttamente a infilarlo nel nostro ago tirafettuccia, così. Non dobbiamo fare altro che farlo entrare sotto la catenella della prima maglia bassa e in questo modo tiriamo bene, ci si accartoccia un po', ma tirate bene così non si vede la chiusura e dopodiché lo facciamo entrare nella prima catenella qui, stando attenti a prendere non solo quella ma almeno 2
fili in questo modo, portiamo dietro il nostro filo senza annodarlo. Vedete, la catenella si è creata, noi tiriamo ed ora non facciamo altro che andare a nascondere il filo. Io lo porto sotto fino all'aggancio in questo modo, di modo da farlo passare da questo lato, perché di là c'è già l'altro, di modo da farlo passare all'interno dell'aggancio in questo modo. Rimane una chiusura molto pulita, così. Io ho un ago molto spesso, in questo momento faccio un po' fatica, però ecco qua, ci si riesce tranquillamente, eh? L'ho fatto nell'altro e quindi ci si riesce anche di qui. Bisogna metterci un po' di forza. Ecco qua. L'ho fatto passare, lo faccio tornare indietro di uno, io lo faccio sempre per essere sicura. Vedete, passate sopra uno dei fili, ne prendete anche solo uno o due e tornate indietro. Perché lo faccio? Perché fa una sorta di nodino e sono più sicura che rimanga ben affrancato. Dopodiché posso tranquillamente tagliare e bruciare. In questo caso io lo taglio e basta, perché non ho qui con me l'accendino, e il nostro, ecco qua, sottotazza o sottobicchiere è pronto esattamente uguale all'altro. Faremo in questo modo anche gli altri. Io ne ho presi 6 di modo da avere un servizio da 6. Potrebbe essere anche un'idea carina di metterli sulla tavola di Natale e poi ogni vostro ospite commensale può tenerlo come souvenir del Natale passato insieme, quindi ognuno si porta via il suo. Ed è anche questa un'idea molto carina. Oppure, se invitate qualcuno per una merenda di scambio auguri, dopo che ha finito di bere il proprio tè, il proprio caffè, e vi siete scambiati gli auguri, per l'appunto può portarsi via il suo sottotazza o sottobicchiere. Oppure, altra alternativa, semplicemente regalarlo per Natale insieme a un vestitazza che faremo sicuramente insieme in un prossimo video tutorial. Quindi regalare il set come se fosse un piattino, perché alla fine è questo che è un piattino. Quindi io sono contentissima di avervi portato questo progettino, perché vi avevo promesso tante cosine per Natale. Vi invito ad andare a visitare la pagina Facebook di Fungolabel. Prossimamente ci sarà il sito attivo. Quando ci sarà il sito attivo vi metterò nei link anche il link del sito. Per ora vi lascio il link della pagina Facebook di Fungolabel e vi invito ad andare a vedere il sito di La Fede Intrecci, dove potete trovare il filato bellissimo, questo twister seta veramente preziosissimo. Io vi do appuntamento al prossimo tutorial, nel quale faremo il centro tavola. Un bacione, ciao da Luci e grazie per essere stati con me. Alla prossima volta, ciao!